Come anticipato dal titolo, oggi ci occupiamo della seconda novella della prima giornata del Decameron. La storia è quella di Giannotto di Civigny e del suo amico Abram Giudeo, entrambi mercanti, quindi siamo ancora proiettati nel mondo borghese, vedete, dell'arte della mercatura, e vedremo che questi due personaggi si occupano ancora una volta di un tema che era molto caro al Boccaccio, e cioè l'argomento religioso. Si parla di fede perché, come detto anche nella puntata precedente, la religione è un argomento centrale, un aspetto della vita quotidiana fondamentale per tutti i medievali. Non è come noi oggi, che non siamo più abituati magari a prestare ascolto o attenzione alle questioni di fede, o comunque abbiamo perso come Occidente la nostra spiritualità. No, queste persone ci credevano, ne erano profondamente interessate e coinvolte, c'erano dibattiti che tutti i giorni coinvolgevano migliaia di persone, e quindi vedremo però, ecco, alcuni punti molto importanti della fede cristiana, ovviamente cattolica, però trattati da personaggi, ecco, poco istruiti, nel senso che non sono molto edotti dal punto di vista teologico, in particolare del cristiano, perché poi qui vedremo la differenza proprio che esiste tra il cristiano e l'ebreo, perché Giannotto di Civigny è un cattolico, un membro della Chiesa, mentre Abram Giudeo ovviamente è appunto un ebreo ed è molto ferrato nelle questioni della sua dottrina, pur non sapendo nulla di cristianesimo, però era molto edotto nella sua dottrina, quella ebraica. Ci dice proprio il testo che lui fosse in particolare, ecco, molto esperto quindi della Torah. Quindi nuovamente nella seconda novella ancora il tema religioso, vedete, tornerà moltissime volte nel corso di questo Decameron, di questo testo che è molto importante perché ci dà uno spaccato di vita di tutte le classi sociali dell'epoca, quindi ci riporta come una telecamera un mondo che ormai è morto e sepolto, ma che è fondamentale perché è dal Medioevo che poi siamo arrivati noi. È nel Medioevo che troviamo le nostre radici della nostra cultura occidentale, che è fondamentalmente una cultura cristiana. Qual è il messaggio del Decameron? E lo dico perché si collega poi alla nostra storia e capirete successivamente il perché. Raccontare una storia può salvare una vita. Questo è di fatto il messaggio di fondo del Decameron di Boccaccio. I protagonisti scappano perché è in corso la peste del 1348, la brigata delle 7 fanciulle e dei 3 giovani che fugge da Firenze e si chiude in campagna per sfuggire quindi a questo morbo pestifero che sta uccidendo e che sterminerà ben un terzo della popolazione europea, si diletta per 10 giorni a raccontare storie. E in questa narrazione di fatto dimenticano quel mondo esterno che sta seminando morte e terrore e distruzione naturalmente, e non solo quindi trovano svago, ma addirittura iniziano a ricreare quell'ordine che è stato perduto in società, no? Lo sapete bene, nella cornice del Decameron si descrive la situazione tragica di Firenze e dell'Italia e dell'Europa intera, in particolare però il Decameron si concentra sulla città di Firenze, e in mezzo a questo caos, quindi raccontare una storia può veramente salvare una vita umana. Questi 10 giovani che si salvano, che si sottraggono quindi a una morte prematura perché hanno tutti tra i 18 e i 28 anni, lo capiamo sempre dalla cornice, ed è anche la missione del Boccaccio: raccontare storie per allietare e rallegrare le donne, soprattutto quindi il pubblico femminile, perché è continuamente colpito dagli strali dell'amore, no? Sappiamo bene, mentre gli uomini avevano molti svaghi con cui poter dimenticare i propri affanni, le donne invece sono costrette a rimanere a casa, molto spesso sono sole, e quindi la lettura diventa il loro conforto. Ecco, la lettura, quindi i libri diventano il nostro conforto, possono essere un'ancora di salvezza anche per l'uomo moderno.
Questo è molto interessante perché? Perché questo discorso si allaccia alla nostra storia, è per quello che ve l'ho citato. I protagonisti sono due, uno è Giannotto di Civigny, vedete è una traduzione italiana di Chauvigny, una città che è molto vicina a Poitiers, nella Francia centro-occidentale, va bene, vicino a Poitiers, cristiano, e l'altro è Abram giudeo, quindi un ebreo. Sono amici e sono dei mercanti, quindi di nuovo il ceto sociale è quello a cui apparteneva lo stesso Boccaccio, sono i mercanti. Ancora una volta i protagonisti appartengono al mondo borghese e sono dei mercanti e soprattutto commerciano in prodotti di lusso perché vendono drappi, quindi dei tessuti, beni di lusso richiesti in tutta Europa e quindi erano molto molto ricchi queste due persone. E che cosa ci dice il testo? Che erano unite da una profonda amicizia. E perché vi ho fatto quindi il collegamento con la cornice del Decameron? Perché raccontare salva una storia? Perché in questa storia Giannotto di Civigny, osservando dopo tanti anni l'onesta condotta del suo amico, perché vede che Abram giudeo è essenzialmente, dice, un uomo valente, savio e buono, teme per la sua vita spirituale, perché essendo un giudeo sa benissimo gli verrà negata la gioia del paradiso, cioè non potrà vivere in eterno. Ecco, quindi capiamo anche qual era il pensiero e la mentalità dell'uomo medievale. Chi nasce e vive, soprattutto chi è destinato a morire al di fuori della fede cristiana, è condannato all'infelicità eterna, quindi alla dannazione. Nessuno può entrare in paradiso se non viene battezzato, quindi o finisce all'inferno oppure finisce nel limbo, quel famoso luogo in cui non c'è nessun tipo di dolore fisico, ma è soltanto un'assenza di Dio, quindi un luogo in cui si pensa a Dio, si vorrebbe arrivare a Dio, ma non è possibile farlo, che è poi il luogo descritto anche molto bene, in maniera straordinaria, da Dante nella Divina Commedia. Ecco, quindi Giannotto di Civigny, dicevo, teme per la vita del suo amico, gli dispiace moltissimo doverlo perdere, lui ci crede, quindi quello che adesso lui dirà non è assolutamente una frode o un inganno o comunque un modo così per ingrossare le fila della Chiesa, assolutamente no, lui ci crede veramente, teme per la sua vita futura, quindi vedete l'uomo medievale pensava continuamente alla vita futura, pensava alle gioie che sarebbero derivate poi dal raggiungimento del paradiso, della famosa patria celeste come la definiva spesso Dante, e quindi inizia a descrivere ad Abram giudeo tutti i benefici della vita dopo la morte, cioè del paradiso, e quindi inizia un po' alla volta a fare l'elenco, no, di tutti i vantaggi che gli deriverebbero dal diventare cristiano, non in questa vita, ma nella vita futura, cioè del fatto che se lui diventasse cristiano riceverebbe poi la vita eterna. Ecco, notate che il ragionamento si basa sempre su quella logica, vedete, mercantile, quindi sull'ingegno tipico del mercante. Proprio l'uomo medievale non riesce a ragionare al di fuori di questo schema, cioè lui ragiona essenzialmente come se stesse per vendere o per comprare una merce, niente di più e niente di meno. Quindi la logica sottostante è sempre la logica economica, si ragiona sempre per vantaggio o per svantaggio, mi conviene o non mi conviene cambiare fede. Ecco, Giannotto di Civigny tenta di convincere il suo amico a cambiare fede proprio perché gli conviene. Ecco il motivo, tutto qui. E naturalmente poi c'è una base anche nobile, perché ripeto, teme che il suo amico poi perda la felicità eterna, quindi teme di non poterlo più rivedere un giorno, e questo è chiaro, no? Però lo fa sempre, vedete, attraverso la logica del profitto. Che vantaggio hai a rimanere in una fede che non è quella vera? E quindi capiamo anche un'altra cosa, che l'uomo medievale è convinto di essere nell'unica e vera fede, quella cristiana. Tutti coloro che sono musulmani, ebrei o di altra religione sono destinati o alla dannazione o al limbo, cioè non hanno alcuna possibilità di prendere parte alla vita eterna. Questo è il pensiero medievale, perché è il pensiero della Chiesa, e fino alla riforma protestante nulla cambierà e bisognerà poi vedere cosa succederà in futuro, ma adesso siamo nel 300 e quindi questo è il pensiero dell'uomo tipico del Medioevo, insomma dell'uomo medio, dell'uomo comune.
Tra l'altro è interessante perché a un certo punto dice Boccaccio che Giannotto di Civigny tenta di convincerlo usando parole semplici, cioè capiamo che Giannotto di Civigny non è affatto esperto di dottrina cristiana, non se ne intende molto, non è un teologo, quindi non ha argomenti teologici a sostegno della propria tesi. E qual è l'unica prova che porta a sostegno del fatto che la sua sia la vera fede? Il numero dei fedeli. Fa anche un po' sorridere, in fondo, se volete, anche un po' una critica velata ai cristiani stessi, no? Che sono molto ignoranti per quanto riguarda la loro fede, cioè non sanno neanche loro in che cosa credono. Molte delle idee degli uomini medievali sono superstizioni, in realtà sono pochi i veri dotti, coloro che veramente conoscono a fondo i testi sacri. E infatti che cosa dice? Dice: la mia fede è non solo migliore, ma è l'unica che ti può salvare, proprio perché è quella che sta crescendo sempre di più, cioè il numero dei suoi adepti è in continuo e costante aumento, in continua crescita. Non ha altri argomenti, quindi lui non è un teologo, non è un dotto, non è un predicatore come ce n'erano tanti nel 300, e quindi non ha nessun altro appiglio se non ricorrere al proprio ingenium, alla propria arte della persuasione. Ecco, notate, Giannotto di Civigny fa leva sulla sua persuasione. Il mercante deve possedere quest'arte, l'arte della persuasione, deve convincere il cliente a comprare. Quando compra invece deve riuscire sempre a non farsi imbrogliare dagli altri, quindi nella compravendita impara ad affinare questa tecnica e la usa, mette al servizio del suo amico quest'arte e tenta in tutti i modi di persuaderlo. Non lo vuole ingannare, lo vuole proprio convincere, vuole che arrivi al battesimo, lo vuole convertire. Ed è interessante, ecco, volevo riflettere con voi su questa parola, l'ingenium. Che cosa significa etimologicamente? Beh, significa anche macchina da guerra, non soltanto intelligenza, ma anche macchina da guerra, strumento d'assalto, quindi un qualcosa per assaltare e abbattere qualcun altro. Quindi è proprio un'arte della persuasione, è la capacità dell'uomo di riuscire nelle proprie imprese, di trovare delle soluzioni o comunque di trarsi d'impaccio. Ecco, questa è l'arte appunto che utilizza Giannotto, è molto scaltro, però ovviamente anche l'altro è un mercante ed è altrettanto astuto, altrettanto bravo, alla pari di Giannotto, cioè dal punto di vista economico del proprio lavoro sono su un livello di parità. Quello che cambia invece è il valore etico-morale, perché dalla lettura capiamo che Abram Giudeo è molto più religioso, molto più pio, più devoto rispetto a Giannotto. Quindi dal punto di vista morale i cristiani vengono sempre superati, sono battuti da tutti, sia dagli islamici che dagli ebrei, in questo caso dal giudeo. Ecco, però non essendo uno stupido, l'altro non si fa ingannare così in 448, naturalmente non si fa convincere. Infatti all'inizio dice: io sono nato in questa fede e in questa fede voglio morire, e non ci sarà nessun argomento che mi potrà mai convincere del contrario, quindi rassegnati perché non sarai mai in grado di convincermi. Però un po' alla volta, giorno dopo giorno, no? Il detto dice: la goccia scava la pietra. Ecco che Abram Giudeo inizia ad ascoltarlo sempre di più, quindi un po' alla volta gli viene insegnato quel po' di dottrina che conosce Giannotto, e piano piano quindi inizia anche ad osservare gli altri cristiani e inizia anche a riflettere se gli convenga o meno cambiare religione. A un certo punto però, anche per chiudere insomma la questione, no? Per non sentirsi sempre ripetere la stessa cosa da Giannotto, cosa fa Abram Giudeo? Decide, ecco, di andare a Roma per vedere la situazione, cioè vuole vedere da vicino il Papa e il collegio cardinalizio di cui ha tanto sentito parlare da Giannotto e da altri cristiani, e nel caso in cui la corte papale si dimostrerà all'altezza della sua predicazione, allora lui si convertirà al cristianesimo. Quindi che cosa vuol fare? Vuole recarsi a Roma, vuole fare un pellegrinaggio, osservare da vicino i più alti ministri della Chiesa e vedere se alle parole poi corrispondono i fatti. Ecco la critica, no, velata. Perché dico velata? Perché a differenza di Dante qui Boccaccio utilizza l'ironia, la parodia, anche se vogliamo, no? È molto ironico, infatti leggendo questa storia viene da sorridere. Perché? Perché non è
non usa l'invettiva, ecco, non è pesante nelle accuse, ma lo fa con un tono leggero, ironico, ma non si esime dallo scagliare tutte le frecciatine giuste. Quindi il vero bersaglio di questa novella è proprio il clero, è la corruzione del clero e la loro condotta, che è una condotta dissoluta naturalmente, perché pensiamo a questi cardinali, no? A questi papi che sono dediti alla lussuria, al vizio, all'avarizia, alla gola, alle prostitute, allo sperpero del denaro, quindi hanno in mente tutto tranne la cura dei propri fedeli, la cura d'anime viene proprio eliminata. Ecco, quindi quando Giannotto si sente dire da Abram che vuole andare a Roma per vedere la corte papale, Giannotto fa marcia indietro, cioè ha già capito che tutto è perduto, perché cosa pensa? Se questo qui va a Roma sicuramente rimarrà ancora più fermo nella sua posizione e non cambierà mai fede religiosa. Perché? Perché vedete, questo fa sorridere, perché fa capire come tutti gli uomini del Medioevo conoscessero e come lo stile di vita della curia pontificia. È molto interessante. Tra l'altro, all'epoca in cui scrive Boccaccio, qua siamo nel 1348, ovviamente il testo ci dice che Abram va a Roma, ma in realtà la curia papale si trova ad Avignone, perché dal 1307 fino al 1378-79 la curia papale è stata spostata in Francia, in Provenza, ad Avignone, quindi non poteva essere a Roma. È chiaro che questa storia quindi si riferisce o a prima o a dopo, probabilmente a prima. Comunque ecco, lui dice di dover andare a Roma, quindi storicamente non può essere vero perché la curia papale non è a Roma, il Papa è ad Avignone. Comunque ecco, lui è convinto e non vuole desistere, non vuole cambiare idea. Però è interessante notare quello che pensa e quello che dice poi Giannotto di Civigny, perché Giannotto di Civigny dice che il clero ovviamente conduce una vita scellerata e lorda, sentite, lorda, ecco, questo aggettivo tra l'altro viene usato anche da Dante, però usa il sostantivo Dante, dice la lordura, quando si riferisce alla Chiesa spesso descrive la lordura, È interessante questa cosa perché fa capire quanto fossero immersi nei vizi, nei peccati. Ecco, Dante è molto più violento, è molto più crudele nei confronti della Chiesa, molto più spietato. Anche Petrarca sulle tue trecce piova, parlando della curia avignonese, proprio augura la stessa fine di Sodoma e Gomorra, quindi non ci vanno giù leggeri assolutamente, vanno giù molto pesante. Però, ecco, è anche questo il bello del Decameron, vedete? Usa l'ironia, usa questa sottile patina così anche scherzosa per alleggerire, perché in fondo è scritto essenzialmente per dare conforto e per svagare. Però dicevo, cosa dice Giannotto? È interessante, lo dissuade, cerca in tutti i modi di fargli cambiare idea, dice ma come? Ma andare a Roma è pericoloso, ci sono tantissimi pericoli, potresti essere derubato e poi cosa ci vai a fare a Roma? È dispendioso, è costoso. Vedete di nuovo la logica economica, la logica mercantile, no? L'arte della mercatura. Cosa gli conviene a fare andare a Roma? Per nulla, non ha senso, meglio andare a Roma per chiedere il perdono dei propri peccati, magari nell'anno del giubileo o quando il Papa proclamerà un qualche pellegrinaggio, ma adesso non è necessario, sarebbe una spesa inutile perché in realtà sa già cosa troverebbe, no, al suo arrivo. Però ecco, quello che è interessante, quindi ci fa capire come tutti gli uomini medievali, in particolare i mercanti, ragionassero attraverso questa logica, no? La logica dell'interesse. Nessuno si muove se non spinto dalla necessità oppure da un utile da ricavare, quindi un certo guadagno. Ecco, però perché dice così Giannotto? Beh, perché nel Medioevo, lo sapete, no? I pellegrinaggi sono molto pericolosi, spesso si può essere derubati, ci sono le belve feroci che attaccano continuamente i pellegrini, non si viaggia mai da soli ma sempre in gruppi molto numerosi, proprio perché i banditi esistevano, è molto complesso anche spostarsi, non ci sono vie di comunicazione efficienti come al giorno d'oggi, soprattutto dopo il crollo dell'impero romano,
quindi è anche molto faticoso anche fisicamente, insomma, e poi è dispendioso perché occorrono da anche 2 o 3 mesi poi a seconda del punto di partenza. Probabilmente Abram Giudeo percorrerà la via Francigena, che era la via che partendo da Canterbury collegava poi Roma, la città di Roma attraversava tutta la Francia, e partendo da Parigi, perché non l'avevo detto prima ma qui siamo a Parigi, ovviamente cioè i due amici si trovano a Parigi, quindi partendo da Parigi probabilmente avrà preso poi la via Francigena, che era la via più comune per arrivare a Roma, in sostanza è la via del pellegrinaggio, visto che lui dice di voler fare un pellegrinaggio. Ecco, facciamo un breve focus. Il pellegrino chi è? Colui quindi che si sposta, che va a pregare sulla tomba dei santi oppure di qualche reliquia, di qualche santo o sui luoghi sacri di Cristo, per poter chiedere una grazia, per poter chiedere un miracolo, per sciogliere un voto o semplicemente per chiedere il perdono dei propri peccati. Ecco, i 3 grandi punti, no? Le 3 grandi mete dell'epoca erano Santiago de Compostela a occidente, Roma al centro e a oriente ovviamente Gerusalemme. Queste sono le 3 grandi mete del pellegrinaggio medievale. E dicevo appunto che chi partiva dalla Francia per venire a Roma probabilmente prendeva la via Francigena, 1600 km da Roma a Canterbury. Ecco, in totale si potevano mettere anche 3 mesi per arrivare a Roma, quindi molto lungo, molto dispendioso come viaggio. Il pellegrino si chiama così perché il termine viene dalla tunica, da quel vestito lungo fin sotto il ginocchio che indossavano, quella tunica lunga chiamata pellegrina. Viene proprio da lì il termine, va bene? Quindi i pellegrini, a seconda poi della destinazione, erano chiamati in modo diverso. Chi va a Santiago è detto peregrino, chi va a Roma è il Romeo e chi va a Gerusalemme invece è il palmiere, perché portava la palma, un ramo di palma, il simbolo, no, di pace, e lo stesso simbolo poi di gloria, quindi che alludevano all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quindi molto interessante perché era un viaggio veramente dispendioso. Ecco, Giannotto di Civigny, che veniva appunto, no, da Chauvigny, vicino appunto a Poitiers, lo dissuade, dice meglio andarci in occasione di un giubileo oppure quando il Papa avrebbe poi promesso l'indulgenza plenaria. Cos'è l'indulgenza? È il perdono di tutti i peccati, significa plenaria, da plenus in latino, cancellare tutti i peccati. Ecco, quindi chi faceva il pellegrinaggio otteneva proprio la cancellazione di tutte le colpe che aveva commesso, e se fosse morto sarebbe andato direttamente in paradiso, naturalmente dietro l'autocompenso. Infatti vedremo poi che nel 500 Lutero combatterà contro le indulgenze, sarà uno dei motivi per cui ci sarà questo grande scisma tra la Chiesa ovviamente cattolica e quella protestante, tra la Chiesa del nord Europa e quella invece del centro-sud. Ecco, molto molto interessante. Tra l'altro, quando Abram Giudeo arriva a Roma, quindi che cosa trova? Ovviamente trova Sodoma e Gomorra, non ci si poteva aspettare nulla di diverso, no? Cosa dice lo stesso Boccaccio attraverso ovviamente le parole di Abram? Ma Abram dice che Roma è una fucina di diaboliche operazioni, una fucina, quindi un luogo, no? Un laboratorio dove si lavora, di diaboliche operazioni, altro che cristianesimo, altro che cura d'anime, altro che mettersi a disposizione per i poveri, addirittura una fucina. Quando Lutero andrà a Roma nel 500, che cosa dirà? Se esiste l'inferno, Roma vi è costruita sopra. Ecco, tanto per darvi un'idea di come dal 300 fino al 500 non sia cambiato assolutamente niente, anzi probabilmente le cose sono peggiorate ancora di più. Ecco, quindi quando Abram va a Roma inizia a guardarsi intorno e che cosa vede? Vede una chiesa dedita ai più turpi peccati, ai peccati quelli proprio più clamorosi, no? Proprio anche quelli che dannano maggiormente l'anima di un cristiano. Ma i 2 peccati più gravi di cui si macchiano tutti i prelati, dal Papa fino al prete più semplice, sono 2, quello della lussuria e quello ovviamente dell'avarizia, quindi quello della cupidigia, della brama, del denaro, delle ricchezze. Quindi potere, denaro e lussuria sono le colpe più gravi, in particolare però della lussuria nota la sodomia, cioè moltissimi prelati sono omosessuali, quindi sono soliti
intrattenersi con degli uomini, con degli uomini. Ecco, all'epoca faceva ovviamente molto molto più scalpore, era ancora più grave che invece incontrare una prostituta, mi raccomando, è per quello che si scandalizza ancora di più. E poi ovviamente hanno tutti i peccati, sono ovviamente non solo lussuriosi e avidi, ma ovviamente sono golosi, sono mentitori, sono anche ingannatori, sono falsi perché giocano anche alla taverna, si ubriacano, quindi sono ubriaconi, hanno tutti i vizi possibili, passano del tempo alla taverna tra il gioco e le prostitute o i prostituti a seconda dei gusti poi dell'epoca, no? Quindi nota la sodomia e però l'altro grande problema, dicevo, quello dell'avarizia, e lui cita la simonia. Cos'è la simonia? La simonia è la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ecco, questo termine, così facciamo anche un po' di storia mista letteratura, vedete, simonia viene da Simone Mago. Simone Mago, un taumaturgo dell'epoca degli apostoli Pietro e Paolo, quindi un guaritore in sostanza, che però per poter avere ancora più poteri, per ricevere un maggiore potere, quindi maggiore denaro, maggiore gloria, chiese a San Pietro, in cambio di denaro, di ricevere gli stessi poteri che gli erano stati dati, ovviamente che erano stati dati agli apostoli dallo Spirito Santo, cioè voleva ottenere lo Spirito Santo attraverso il pagamento di una somma di denaro. Ecco, da lì deriva, poi lo trovate in atti, negli atti della Bibbia lo trovate, negli atti degli Apostoli, da lì deriva quindi il termine simonia, cioè tutti coloro che vogliono una carica o qualcosa che riguarda poi l'aldilà, in cambio però di denaro. Ecco, viene da lì il termine, quindi dal primo che propose quindi questa cosa, che mise in atto questa pratica di acquistare dei poteri metafisici, quindi di avere degli incarichi o dei poteri che riguardano la sfera del soprannaturale, da Simone Mago. E Dante nella Divina Commedia, nelle Male Bolge, ci va giù pesantissimo, quando incontra i papi, ce ne sono tantissimi, infatti il numero dei chierici e dei prelati è elevatissimo nella bolgia dei simoniaci, mi raccomando. E infatti Dante è proprio lì che dice, no, miseri seguaci voi che le cose di Cristo avvolterate, no? Avvolgete e cambiate, girate a vostro vantaggio, quindi denaro in cambio di cariche. Per esempio si poteva acquistare la carica di vescovo, di cardinale, e i più potenti riuscivano a comprare anche il soglio pontificio, quindi ce ne sono, ce ne saranno molti. Per esempio anche Rodrigo Borgia comprò la sua elezione, ma non fu certo l'unico. Insomma, la corruzione era il male della Chiesa del Trecento ed è uno dei motivi principali per cui poi Lutero darà il via a quella riforma che avrà un grande successo, anche se il suo scopo non era quello di dividersi da Roma, perché a lui fondamentalmente di creare tutto quel pandemonio che poi si verificò non gli interessava assolutamente niente, perché Lutero è un professore all'università, quindi impegnato tra la preparazione delle lezioni, deve dire messa, deve confessare i suoi parrocchiani, quindi non ha assolutamente tempo da perdere e soprattutto non si sarebbe mai aspettato un incendio di così grande portata, un incendio teologico e sociale così vasto, tant'è vero, no, che augura la morte a tutti coloro che si ribellano allo status quo. Ma questa è un'altra storia. Quindi dicevo, quando lui va a Roma rimane stupito, no? Rimane scandalizzato e voi direte sicuramente non si converte, eppure colpo di scena, quando tornerà a Parigi e troverà il suo amico Giannotto che è già lì poverino tutto triste e pronto a sentire che il suo amico non ha alcuna intenzione di cambiare religione, in realtà a sorpresa si converte, entra in chiesa a Notre Dame, si fa battezzare in 448 e poi piano piano continuerà lo studio della Bibbia, delle scritture, e diventerà sempre più esperto. Però è interessante sottolineare un altro aspetto, che quando Abram va a Roma viene accolto con tutti gli onori e come se fosse un loro fratello dai compagni di fede, cioè dalla comunità ebraica di Roma, che è la comunità più grande in Europa, è quella che si trova a Roma e che soprattutto poi grazie anche a Rodrigo Borgia crescerà ancora di più, perché Rodrigo accoglierà tutti gli ebrei
che verranno espulsi dalla Spagna per colpa, no, di Isabella di Castiglia e di Ferdinando di Aragona, che cacceranno appunto dalla Spagna tutti gli ebrei e i musulmani che non vogliono convertirsi dopo la Reconquista spagnola. Quindi notiamo anche, no, un differente approccio nei confronti del proprio prossimo. Mentre i cristiani fanno la lotta tra di loro, non si considerano l'un l'altro, anzi se possono imbrogliarsi a vicenda lo fanno, quindi sono molto spietati da questo punto di vista. Gli ebrei no, sono molto ospitali tra di loro e si accolgono l'un l'altro con grande affetto, quindi in ogni luogo del mondo in cui vanno sono sempre ben accetti, quindi trovano una casa, trovano una famiglia in qualsiasi parte del mondo. Quindi fa proprio notare attraverso anche il comportamento l'abisso che c'è, che esiste insomma tra il cristiano e l'ebreo. Ecco, dal punto di vista morale, Abram giudeo è molto più meritevole del paradiso rispetto a Giannotto, anche se Giannotto è un bravo mercante, per carità, non è certo un santo, però si capisce leggendo, ecco, quindi vi consiglio di leggerla perché è veramente molto molto bella anche questa storia. Lo dicevo, quando torna a Parigi quindi si fa comunque battezzare, e voi direte perché? Perché lo faccio? Perché non ha cambiato idea? Perché che cosa dice lo stesso Abram? Dice che avendo visto sì una grande corruzione, quindi se dovessi, dice, guardare soltanto il comportamento, sicuramente non mi dovrei battezzare, dovrei rimanere ebreo, però ci ha ragionato sopra, ha riflettuto, vi ho detto che Giannotto è stato molto persuasivo, e a quale conclusione è arrivato? Che se il numero dei cristiani cresce nonostante la condotta deplorevole del clero, significa che lì opera lo Spirito Santo, significa che Dio attraverso degli intermediari e quindi attraverso una classe sacerdotale corrotta comunque attira le persone alla vera fede. Ecco il ragionamento, vedete, anche un po' ingenuo, se vogliamo, però in buona fede di Abram, ed è per questo che decide di battezzarsi comunque. Dice, lì ho visto la mano dello Spirito Santo. Non può essere diversamente, perché di fronte a un comportamento così deplorevole, deprecabile, come mai sempre più persone si avvicinano a questa fede? Deve essere per opera dello Spirito Santo, cioè ci deve essere per forza una spiegazione soprannaturale, ed è il motivo per cui Abram giudeo diventa cristiano e si battezza nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, perché tutta poi la prima parte e poi la parte finale si svolgono a Parigi, ok? Ecco, il pellegrinaggio invece si svolge a Roma, quindi abbiamo sempre due realtà molto concrete, vedete il realismo, quindi anche legato alle ambientazioni che sono estremamente realistiche, Roma e Parigi, due grandi capitali della cultura, ovviamente due centri culturali, politici e religiosi straordinari nel Medioevo, forse Parigi più ancora di Roma dal punto di vista culturale, però insomma ecco, entrambe fondamentali. Ecco, in realtà perché aumenta il numero degli adepti? Perché conosciamo bene quali sono stati nel corso del tempo i metodi persuasivi della Chiesa cattolica, naturalmente, persecuzioni, obblighi a conversioni forzate, a pena la morte, naturalmente, quindi in realtà non è affatto per opera dello Spirito Santo, però in questa novella viene espresso il pensiero comune, vedete, l'uomo semplice, il medievale comune pensa questo, cioè nonostante, ed è interessante però perché lo dice attraverso gli occhi di un esterno, attraverso cioè un ebreo, attraverso qualcuno che osserva disincantato, no, dall'esterno, quindi che non ha anche interesse a difendere o a promuovere quella fede, nonostante, no, questa condotta, nonostante il clero sia corrotto, nonostante i vizi, quindi nonostante ci sia una disparità enorme tra ciò che viene predicato e ciò che poi viene messo in pratica, deve essere per forza opera dello Spirito Santo, non c'è altra soluzione. In realtà le spiegazioni reali storiche ci sono e come, ecco. Quindi tutta la novella è essenzialmente una registrazione, è proprio Abram giudeo, è come se fosse una telecamera, lui va a Roma e attraverso i suoi occhi noi veniamo proiettati nel Medioevo di Boccaccio, quindi vediamo la realtà dell'epoca, capiamo la mentalità dell'uomo medievale, capiamo quali erano le sue paure, quali fossero le sue aspirazioni, quali fossero anche poi tra l'altro le sue credenze,
Quindi è interessante perché ci offre uno spaccato della vita quotidiana. Vedete come una telecamera registra tutto quello che vede e riporta poi le sue riflessioni. Ovviamente sono gli occhi del Boccaccio, no? Che in realtà poi ci forniscono tutti i dettagli. Quindi abbiamo visto i pensieri, i timori e anche le convinzioni dell'uomo medio, ecco, dell'uomo comune, perché ripeto, i mercanti hanno una certa istruzione, ma non sono dei teologi. Attraverso una pagina di letteratura abbiamo avuto anche il modo di approfondire e di entrare in medias res anche nelle questioni storiche, di cui però poi ci occuperemo più diffusamente, magari in un caffè storico dedicato soprattutto su Martin Lutero, di cui vedremo un bel focus sulla sua biografia che non si trova mai nei libri di storia di scuola. Io spero, ragazzi, che anche questa lezione vi sia piaciuta, questo caffè sia stato molto piacevole. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.